Amici di GZ, oggi prepariamo una pasta coloratissima e super cremosa, spaghetti con crema di peperoni e polpo. Iniziamo con la cottura del polpo. In pentola versiamo l'acqua, il pepe nero, un pizzico di sale grosso, la scorza di un limone non trattato, ne prendiamo poi una metà e la possiamo aggiungere in pentola. Andiamo a schiacciare gli spicchi d'aglio, un bel rametto di prezzemolo e in ultimo il polpo. Accendiamo il fuoco e da quando bolle calcoliamo circa 50 minuti. Se volete accorciare i tempi potete cuocere il polpo anche in pentola a pressione. Riducete l'acqua, circa 2 dita, gli ingredienti sono gli stessi, coprite e da quando inizia a fischiare calcolate circa 20 minuti. Sarà perfetto. Dedichiamoci alla crema di peperoni. Prendiamo i nostri peperoni rossi, li andiamo ad ungere leggermente con dell'olio, cospargiamo bene. Li andiamo ad infornare in forno statico a 200 gradi per circa mezz'ora. La buccia deve essere bella abbrustolita. I peperoni sono cotti, vedete che sono ben abbrustoliti, li possiamo trasferire in una ciotola e andiamo subito a coprire con della pellicola. In questo modo la pelle verrà via facilmente. I peperoni hanno riposato e li possiamo pelare. Ovviamente togliamo anche tutti i semi. Li andiamo a tagliare a pezzettoni. Ci spostiamo ai fornelli dove ho già scaldato dell'olio extravergine e vado ad aggiungere la cipolla. Uniamo le acciughe e le facciamo sciogliere. La cipolla ha rosolato, uniamo i peperoni. Facciamo insaporire giusto qualche minuto. Aggiungiamo un mestolo dell'acqua di cottura del polpo e lasciamo cuocere circa 10-15 minuti o fino a quando i peperoni saranno ben morbidi. Iniziamo a frullare e aggiungiamo l'olio a filo. Possiamo tenerla da parte. Ormai è ben raffreddato, allora possiamo ricavare i nostri tentacoli e li spennelliamo con dell'olio. Padella rovente, iniziamo a piastrare il polpo. Il polpo è ben rosolato, croccante e dorato, lo possiamo togliere dalla padella. Tagliamo il polpo a tocchetti, così sarà poi più facile da mangiare e da impiattare. Buttiamo la pasta e scaldiamo la crema. Recuperiamo tutta la crema andando a prendere un po' di acqua di cottura e come vedete sto usando la stessa padella in cui ho fatto andare i peperoni. Scolo la pasta 3 minuti prima rispetto a quanto riportato sulla confezione e finiamo la cottura in padella aiutandoci con dell'acqua di cottura. Non ci resta che terminare il piatto con il polpo piastrato, le mandorle croccanti e ancora un filo d'olio. Non ci resta che assaggiare. Provatela e fatemi sapere. Ciao amici!